Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esmocard Orfadevelandelsundvertriebs GmbH. Ultimo aggiornamento 19 novembre 2021. Cos'è Esmocard? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Esmocard durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Esmocard? Esmocard è un farmaco a base del principio attivo esmololo-cloridrato, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Orfadevelandelsundvertriebs GmbH. Esmocard può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Esmocard 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Orfadevelandelsundvertriebs GmbH. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo esmololo-cloridrato. Gruppo terapeutico beta-bloccanti selettivi. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Esmocard è indicato per la tachicardia sopraventricolare, al di fuori delle sindromi di preeccitazione, e per il rapido controllo della frequenza ventricolare in pazienti con fibrillazione atriale o flutte atriale in circostanze perioperatorie, postoperatorie o di altro genere, dove si giudichi necessario il controllo a breve termine della frequenza ventricolare con un agente di breve durata d'azione. Esmocard è anche indicato per tachicardia ed ipertensione che si manifestano durante il periodo perioperatorio e per la tachicardia sinusale non compensatoria laddove, secondo il giudizio del medico, la frequenza cardiaca accelerata richieda un intervento specifico. Esmocard non è indicato nei bambini fino a 18 anni, vedere paragrafo 4.2. Esmocard non è indicato nei casi cronici. Posologia. Esmocard 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione non deve essere somministrata senza ricostituzione/diluizione. La soluzione ricostituita/diluita per infusione deve essere usata subito dopo l'apertura, vedere i paragrafi 4 e 6. La somministrazione di Esmocard ricostituito/diluito non in modo corretto può portare alla morte, vedere il paragrafo 4. Posologia. Tachiaritmia sopraventricolare. Il dosaggio di Esmocard deve essere individualmente titolato. È necessario somministrare una dose iniziale, seguita da una dose di mantenimento. La dose efficace di Esmocard è compresa tra 50 e 200 microgrammi/kg/min, anche se sono state utilizzate dosi fino a 300 microgrammi/kg/min. In alcuni pazienti ha risultato adeguato il dosaggio medio efficace di 25 microgrammi/kg/min. Diagramma di flusso relativo al dosaggio iniziale e al dosaggio di mantenimento. Infusione della dose di carico di 500 microgrammi/kg/min per 1 minuto, successivamente 50 microgrammi/kg/min per 4 minuti. Risposta. Mantenere l'infusione a 50 microgrammi/kg/min. Risposta inadeguata entro 5 minuti. Ripetere 500 microgrammi/kg/min per 1 minuto. Aumentare l'infusione di mantenimento a 100 microgrammi/kg/min per 4 minuti. Risposta. Mantenere l'infusione a 100 microgrammi/kg/min. Risposta inadeguata entro 5 minuti. Ripetere 500 microgrammi/kg/min per 1 minuto. Aumentare l'infusione di mantenimento a 150 microgrammi/kg/min per 4 minuti. Risposta. Mantenere l'infusione a 150 microgrammi/kg/min. Risposta inadeguata. Ripetere 500 microgrammi/kg/min per 1 minuto. Aumentare l'infusione di mantenimento a 200 microgrammi/kg/min e mantenere questo dosaggio. Mano a mano che ci si avvicina alla frequenza cardiaca desiderata o all'endpoint di sicurezza, ad esempio pressione arteriosa ridotta, sospendere l'infusione di carico e ridurre la dose incrementale nell'infusione di mantenimento da 50 microgrammi/kg/min a 25 microgrammi/kg/min o meno. Se necessario, è possibile aumentare l'intervallo tra le fasi di titolazione da 5 a 10 minuti. NB
Non è stato dimostrato che dosi di mantenimento superiori a 200 microgrammi/kg/min aumentino in maniera significativa i benefici. Inoltre la sicurezza di dosi superiori a 300 microgrammi/kg/min non è stata studiata. In caso di reazione avversa, è possibile ridurre il dosaggio di Esmocard oppure interromperne la somministrazione. Eventuali reazioni avverse di natura farmacologica dovrebbero risolversi entro 30 minuti. Nel caso in cui si manifesti una reazione localizzata al sito di infusione, deve essere utilizzato un sito di infusione alternativo e bisogna procedere con cautela per evitare un eventuale stravaso. La somministrazione di infusioni di Esmocard per PA di 24 ore non è stata accuratamente valutata. Si raccomanda di utilizzare con cautela infusioni di durata superiore a 24 ore. Non sono stati segnalati casi in cui l'improvvisa interruzione di Esmocard abbia provocato gli effetti di astinenza che sopravvengono abitualmente in caso di brusco arresto di un trattamento cronico a base di beta bloccanti in pazienti con malattia coronarica, CAD. Si raccomanda tuttavia particolare cautela in pazienti con malattia coronarica in caso di interruzione improvvisa delle infusioni di Esmocard. Tachicardia e ipertensione perioperatorie. Per la tachicardia e l'ipertensione che si verificano nella fase perioperatoria lo schema posologico può variare come segue. A. Per il trattamento intraoperatorio euro durante l'anestesia, quando è necessario un controllo immediato, si somministra un'iniezione in volo di 80 mg in 15-30 secondi, seguita da un'infusione di 150 microgrammi/kg/min. Titolare la velocità di infusione come richiesto fino a 300 microgrammi/kg/min. B. Al momento del risveglio dall'anestesia, si somministra un'infusione di 500 microgrammi/kg/min fino a 4 minuti seguita da un'infusione di 300 microgrammi/kg/min. C. In periodo postoperatorio, se è disponibile un periodo di tempo per la titolazione, si somministra la dose di carico di 500 microgrammi/kg/min nell'arco di un minuto prima di ogni fase di titolazione, al fine di produrre una rapida comparsa dell'azione. Utilizzare le fasi di titolazione di 50, 100, 150, 200, 250 e 300 microgrammi/kg/min somministrate ogni 4 minuti, interrompendosi una volta raggiunto l'effetto terapeutico desiderato. Sostituzione della terapia a base di Esmocard con farmaci alternativi. Dopo aver raggiunto un controllo adeguato della frequenza cardiaca e uno stato clinico stabile del paziente, è possibile passare alla somministrazione di farmaci alternativi, come antiaritmici o calcioantagonisti. Riduzione del dosaggio. Quando Esmocard viene sostituito con farmaci alternativi, il medico deve considerare attentamente le istruzioni del farmaco alternativo scelto e ridurre il dosaggio di Esmocard nel modo seguente. Entro la prima ora successiva alla somministrazione della prima dose di farmaco alternativo, ridurre della metà, 50%, la velocità di infusione di Esmocard. Dopo la somministrazione della seconda dose del farmaco alternativo, monitorare attentamente la risposta del paziente e, se nella prima ora è stato mantenuto un controllo soddisfacente, interrompere l'infusione di Esmocard. Ulteriori informazioni sul dosaggio. Appena si raggiunge l'effetto terapeutico desiderato, ad esempio pressione arteriosa ridotta, si sospende la dose di carico e si riduce l'infusione incrementale a 12, 5, 25 microgrammi/kg/min. Se lo si desidera, si aumenta anche l'intervallo tra le fasi di titolazione da 5 a 10 minuti. Quando la frequenza cardiaca o la pressione arteriosa si avvicina rapidamente o supera il limite di sicurezza, si deve interrompere la somministrazione di Esmocard. Successivamente si inizia di nuovo, senza somministrare un'infusione da carico, ad una dose inferiore dopo che la frequenza cardiaca o la pressione arteriosa è ritornata ad un livello accettabile. Popolazioni speciali. Anziani. Gli anziani devono essere trattati con cautela, iniziando con un dosaggio più basso. Non sono stati condotti studi particolari negli anziani. Tuttavia, un'analisi dei dati relativi a 252 pazienti di età superiore a 65 anni non ha rivelato nessuna modifica degli effetti farmacodinamici rispetto ai risultati ottenuti su pazienti di età inferiore a 65 anni. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale è necessario adottare particolare cautela quando si somministra Esmocard per infusione, poiché il metabolita acido di Esmocard viene eliminato attraverso i reni. L'eliminazione del metabolita acido si riduce in misura significativa in pazienti con patologia renale, con un incremento delle millilitri di eliminazione di circa 10 volte i livelli normali, unitamente a livelli di plasma sensibilmente elevati. Pazienti con insufficienza epatica. In caso di insufficienza epatica, non sono necessarie precauzioni particolari per via del ruolo precipuo svolto dalle esterasi plasmatiche nel metabolismo di Esmocard.
Popolazione pediatrica, età inferiore a 18 anni. La sicurezza e l'efficacia di ESMOcard nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono ancora state stabilite. Pertanto, l'uso di ESMOcard non è indicato nella popolazione pediatrica, vedere paragrafo 4.1. I dati attualmente disponibili sono riportati nei paragrafi 5.1 e 5.2, ma nessuna raccomandazione può essere fatta sulla posologia. Modalità di somministrazione. La polvere deve essere ricostituita / diluita prima dell'uso. La polvere ricostituita / diluita può essere somministrata in 2 diverse concentrazioni in 2 diversi volumi. La concentrazione standard è di 10 mg/ml, con un volume finale di 250 ml. In alcuni casi dove si ritiene necessario un minore volume, è possibile preparare una concentrazione più alta, 50 mg/ml, diluendo la polvere in un volume finale di 50 ml e poi somministrarla con una pompa di perfusione / motorizzata. L'esperienza in ambito clinico con l'uso di questa maggiore concentrazione è limitata. Questa maggiore concentrazione deve essere infusa solo attraverso una grossa vena o un catetere centrale utilizzando una pompa di perfusione, vedere il paragrafo 4.4. Vedere il paragrafo 6.6 per la modalità di preparazione. Tabelle di conversione della velocità di infusione, microgrammi / chilogrammi / min ml / min, per una soluzione per infusione diluita, 10 mg/ml, somministrata tramite infusione standard. Tabella di conversione. Microgrammo / chilogrammi / min ml / min, esmololo diluito alla concentrazione di 10 mg/ml, 500 1/4 g / chilogrammi / min, 50 1/4 g / chilogrammi / min, 100 1/4 g / chilogrammi / min, 150 1/4 g / chilogrammi / min, 200 1/4 g / chilogrammi / min, 250 1/4 g / chilogrammi / min, 300 1/4 g / chilogrammi / min, solo 1 minuto, chilogrammi, ml / min, 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 40, 2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 45, 2,25, 0,225, 0,45, 0,675, 0,9, 1,125, 1,35, 50, 2,5, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 55, 2,75, 0,275, 0,55, 0,825, 1,1, 1,375, 1,65, 60, 3, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 65, 3,25, 0,325, 0,65, 0,975, 1,3, 1,625, 1,95, 70, 3,5, 0,35, 0,7, 1,05, 1,4, 1,75, 2,1, 75, 3,75, 0,375, 0,75, 1,125, 1,5, 1,875, 2,25, 80, 4, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2, 2,4, 85, 4,25, 0,425, 0,85, 1,275, 1,7, 2,125, 2,55, 90, 4,5, 0,45, 0,9, 1,35, 1,8, 2,25, 2,7, 95, 4,75, 0,475, 0,95, 1,425, 1,9, 2,375, 2,85, 105, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 105, 5,25, 0,525, 1,05, 1,575, 2,1, 2,625, 3,15, 110, 5,5, 0,55, 1,1, 1,65, 2,2, 2,75, 3,3, 115, 5,75, 0,575, 1,15, 1,725, 2,3, 2,875, 3,45, 120, 6, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3, 3,6. Tabella di conversione.
microgrammo barra chilogrammi barra min ml barra ora, esmololo diluito alla concentrazione di 10 mg barra ml, 500 I un quarto g barra chilogrammi barra min, 50 I un quarto g barra chilogrammi barra min, 100 I un quarto g barra chilogrammi barra min, 150 I un quarto g barra chilogrammi barra min, 200 I un quarto g barra chilogrammi barra min, 250 I un quarto g barra chilogrammi barra min, 300 I un quarto g barra chilogrammi barra min, solo 1 minuto, chilogrammi, ml barra ora, 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 40, 120, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 45, 135, 13,5, 27, 40,5, 54, 67,5, 81, 50, 150, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 55, 165, 16,5, 33, 49,5, 66, 82,5, 99, 60, 180, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 65, 195, 19,5, 39, 58,5, 78, 97,5, 117, 70, 210, 21, 42, 63, 84, 105, 126, 75, 225, 22,5, 45, 67,5, 90, 112,5, 135, 80, 240, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 85, 255, 25,5, 51, 76,5, 102, 127,5, 153, 90, 270, 27, 54, 81, 108, 135, 162, 95, 285, 28,5, 57, 85,5, 114, 142,5, 171, 100, 330, 60, 90, 120, 150, 180, 105, 315, 31,5, 63, 94,5, 126, 157,5, 189, 110, 330, 33, 66, 99, 132, 165, 198, 115, 345, 34,5, 69, 103,5, 138, 172,5, 207, 120, 360, 36, 72, 108, 144, 180, 216. Tabelle di conversione della velocità di infusione, microgrammi barra chilogrammi barra min ml barra min, per una soluzione per infusione concentrata, 50 mg barra ml, somministrata con una pompa di perfusione barra motorizzata. Tabella di conversione. Microgrammo barra chilogrammi barra min ml barra min, esmololo diluito alla concentrazione di 50 mg barra ml, 500 mg barra chilogrammi barra min, 50 mg barra chilogrammi barra min, 100 mg barra chilogrammi barra min, 150 mg barra chilogrammi barra min, 200 mg barra chilogrammi barra min, 250 mg barra chilogrammi barra min, 300 mg barra chilogrammi barra min, solo 1 minuto, chilogrammi, ml barra min, 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 40, 0,4, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,2, 0,24, 45, 0,45, 0,045, 0,09, 0,135, 0,18, 0,225, 0,27, 50, 0,5, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 55, 0,55, 0,055, 0,11, 0,165, 0,22, 0,275, 0,33, 60, 0,6, 0,06, 0,12, 0,18, 0,24, 0,3, 0,36, 65, 0,65, 0,065, 0,13, 0,195, 0,26, 0,325,
0,35, 0,39, 70, 0,7, 0,07, 0,14, 0,21, 0,28, 0,35, 0,42, 75, 0,75, 0,075, 0,15, 0,225, 0,3, 0,375, 0,45, 80, 0,8, 0,08, 0,16, 0,24, 0,32, 0,4, 0,48, 85, 0,85, 0,085, 0,17, 0,255, 0,34, 0,425, 0,51, 90, 0,9, 0,09, 0,18, 0,27, 0,36, 0,45, 0,54, 95, 0,95, 0,095, 0,19, 0,285, 0,38, 0,475, 0,57, 100, 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 105, 1,05, 0,105, 0,21, 0,315, 0,42, 0,525, 0,63, 110, 1,1, 0,11, 0,22, 0,33, 0,44, 0,55, 0,66, 115, 1,15, 0,115, 0,23, 0,345, 0,46, 0,575, 0,69, 120, 1,2, 0,12, 0,24, 0,36, 0,48, 0,6, 0,72. Tabella di conversione. Microgrammo barra chilogrammi barra mina ml barra ora, esmololo diluito alla concentrazione di 50 mg barra ml, 500 mg barra chilogrammi barra min, 50 mg barra chilogrammi barra min, 100 mg barra chilogrammi barra min, 150 mg barra chilogrammi barra min, 200 mg barra chilogrammi barra min, 250 mg barra chilogrammi barra min, 300 mg barra chilogrammi barra min. Solo 1 minuto. Chilogrammi ml barra ora, 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 ml barra ora. 40, 24, 2,4, 4,8, 7,2, 9,6, 12, 14,4, 45, 27, 2,7, 5,4, 8,1, 10,8, 13,5, 16,2, 50, 30, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 55, 33, 3,3, 6,6, 9,9, 13,2, 16,5, 19,8, 60, 36, 3,6, 7,2, 10,8, 14,4, 18, 21,6, 65, 39, 3,9, 7,8, 11,7, 15,6, 19,5, 23,4, 70, 42, 4,2, 8,4, 12,6, 16,8, 21, 25,2, 75, 45, 4,5, 9, 13,5, 18, 22,5, 27, 80, 48, 4,8, 9,6, 14,4, 19,2, 24, 28,8, 85, 51, 5,1, 10,2, 15,3, 20,4, 25,5, 30,6, 90, 54, 5,4, 10,8, 16,2, 21,6, 27, 32,4, 95, 57, 5,7, 11,4, 17,1, 22,8, 28,5, 34,2, 100, 60, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 105, 63, 6,3, 12,6, 18,9, 25,2, 31,5, 37,8, 110, 66, 6,6, 13,2, 19,8, 26,4, 33, 39,6, 115, 69, 6,9, 13,8, 20,7, 27,6, 34,5, 41,4, 120, 72, 7,2, 14,4, 21,6, 28,8, 36, 43,2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, grave bradicardia sinusale inferiore a 50 battiti al minuto, sindrome dell'aerosnodo del seno aero-S, gravi disturbi nella conduzione del nodo atrioventricolare senza pacemaker, blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado, shock cardiogeno, grave ipotensione, insufficienza cardiaca scompensata, somministrazione endovenosa concomitante o recente di verapamil.
Esmocard non deve essere somministrato nelle 48 ore successive alla sospensione di verapamil, vedere paragrafo 4, 5. Feocromocituma non trattato. Ipertensione polmonare. Attacco asmatico acuto. Acidosi metabolica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Esmocard 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione deve essere ricostituito diluito e utilizzato subito dopo l'apertura, vedere paragrafo 6. Diluizioni non corrette di Esmocard possono determinare gravi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Usare sempre cautela nel caso in cui Esmocard venga usato con altri antipertensivi o altri farmaci che possono causare ipotensione o bradicardia. Gli effetti di Esmocard possono essere intensificati o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Esmocard insieme ad altri farmaci come Eurosaltiazema Euro, Eurosangizema Euro, Eurosdilladella Euro, Eurosdiltiazem Doc Generica Euro, Eurosdiltiazem Mega Euro, Eurosdiltiazem Milan Generic Sa Euro, Eurosdiltiazem Ratiofarma Euro, Eurosdiltiazem Sandoza Euro, Eurosdilcenea Euro, Eurosgilenia Euro, Eurosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Eurostildiema Euro, Eurosverapamil Doc Generica Euro, Eurosverapamil Lega Euro, Eurosverapamil Xala Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Esmocard durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Esmocard durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di esmololo-cloridrato in gravidanza sono in numero limitato. Studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. L'esmololo-cloridrato non ha raccomandato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. In caso di effetti indesiderati, è possibile ridurre la dose di Esmocard oppure interromperne la somministrazione. La maggior parte degli effetti indesiderati sono lievi e transitori. L'effetto indesiderato più importante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Si sono verificati casi di massicci sovradosaggi accidentali con soluzioni concentrate di Esmocard, alcuni dei quali hanno avuto esito fatale, mentre altri hanno causato disabilità permanente. Dosi di carico comprese tra 625 mg e 2,5 g, 12, 5, 50 mg/kg, sono risultate fatali. Sintomi. In caso di sovradosaggio possono manifestarsi i seguenti sintomi: grave ipotensione, bradicardia sinusale, blocco atrioventricolare, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno, arresto cardiaco, broncospasmo, insufficienza respiratoria, perdita di coscienza fino al coma, convulsioni, nausea, vomito, ipoglicemia e ipercalemia. Trattamento. A causa della breve emivita di eliminazione di Esmocard polvere per concentrato per soluzione per infusione, circa 9 minuti, la prima misura da adottare nella gestione della tossicità deve essere l'interruzione della somministrazione del farmaco. Il tempo necessario per la scomparsa dei sintomi in seguito a sovradosaggio dipenderà dalla quantità di Esmocard somministrata. Questo potrà richiedere un tempo più lungo rispetto ai 30 minuti osservati in caso di interruzione del trattamento di Esmocard somministrato a dosi terapeutiche. Può essere necessaria la respirazione artificiale. In base agli effetti clinici osservati, si raccomanda anche di tenere conto delle seguenti misure generali. Bradicardia. Somministrazione endovenosa di atropina o di un altro agente anticolinergico. Qualora non sia possibile trattare la bradicardia in misura sufficiente, può essere necessario un pacemaker. Broncospasmo. Somministrazione di beta-2 simpatomimetici nebulizzati. Qualora ciò non fosse sufficiente, potrà essere presa in considerazione la somministrazione endovenosa di beta-2 simpatomimetici o di aminofillina. Ipotensione sintomatica. Somministrazione endovenosa di fluidi o farmaci vasopressori. Depressione cardiovascolare o shock cardiogeno. Somministrazione di diuretici o simpaticomimetici. La dose di simpaticomimetici, a seconda dei sintomi. Dobutamina, dopamina, noradrenalina, isoprenalina, eccetera, dipenderà dall'effetto terapeutico. Qualora sia necessario un ulteriore trattamento, sarà possibile somministrare per via endovenosa i seguenti farmaci in base alla situazione clinica e al giudizio del medico curante.
Atropina 0,5,2 mg. Agenti inotropici. Ioni di calcio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti beta bloccanti selettivi. Codice ATC C07AB09. L'esmololo-cloridrato ha un agente bloccante selettivo del recettore beta adrenergico cardioselettivo. A dosi terapeutiche, l'esmololo-cloridrato non ha significativa attività simpatico-mimetica intrinseca, proprietà farmacocinetiche. La cinetica dell'esmololo-cloridrato ha lineare negli adulti sani, la concentrazione plasmatica è proporzionale alla dose. Se non viene utilizzata una dose di carico, le concentrazioni ematiche allo stato d'equilibrio, dati preclinici di sicurezza. Studi condotti su animali non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno. È stato osservato un effetto embriotossico nel coniglio, incremento del riassorbimento fetale, probabilmente causato dall'esmololo-cloridrato. Tale effetto ha stato, elenco degli eccipienti, nessuno, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.